Ciao ragazzi, e vabbè, qui allora avete sentito il suono qual è? Insomma, nel senso è abbastanza evidente la provenienza, è l'Oberheim, il Matrix 1000 che è lì sotto e lo stiamo pilotando con questo controller della stereo hopping. Adesso eravamo indecisi se fosse stereo hopping o stereo hopping, comunque vabbè. Ehm, Tra l'altro questo controller è un controller in realtà universale, diciamo tra virgolette. Chiaramente partiamo da questo presupposto, prima di parlare del controller, con una qualsiasi master moderna, con tutti i controlli a mano, voi potete chiaramente ottimizzare la situazione e mettervi in condizione di poter utilizzare il Matrix come volete. Questo qui è un controller a sé stante che ha, diciamo, la cosa carina è che aggiornando il firmware rispetto a qual è la macchina che si vuole utilizzare, o il sintetizzatore che si vuole controllare, si può cambiare il firmware per quel sintetizzatore e poi si può togliere questa, diciamo, decalcomania, chiamiamola così, e mettere quella del sintetizzatore di riferimento. Infatti qui, per esempio, la scritta ricorda l'Oberheim e tutto il resto perché il firmware che c'è su è quello dell'Oberheim, per l'Oberheim, però si può fare anche per altri sintetizzatori. Quindi è interessante in generale come controller esterno se doveste averne bisogno, perché in realtà, ripeto, con le master moderne si può fare tutto comunque. Comunque andiamo avanti. Questo qui è l'Oberheim, il Matrix 1000 è uno dei classici. È uno dei classici sintetizzatori rack a una unità rack, quelli che oscillano di prezzo in modo allucinante in continuazione. Cioè vai da 300 euro ai 1300 euro, balla una 1000,
balla una 1000, questa poi la cancello perché è delle tue, tipo le tue questa Queste sono qua. le mie, sì, sì, è il repertorio. Comunque, perché sono qui con Marco Balla, Marco Ballarani, detto Marco Balla, e quindi ho fatto questa battuta idiota e sgradevole proprio, in onore anche insomma della comicità che stiamo cercando di mettere in piedi un numero, e niente, queste sono le battute. Comunque, il Matrix 1000 è un sogno dal punto di vista sonoro, nel senso che se vi piace il suono Oberheim, quindi fondamentalmente questo tipo di calore, questo questi suoni qui, come li fanno queste macchine qua, è difficile trovare qualcosa che le faccia con questa pasta qui, perché qui anche solamente scorrendo i preset vi faccio sentire un po' di preset. Vabbè, credo che conosciate Matrix 1000, 6 note di polifonia, 2 oscillatori per voce, 2 DCO. E la cosa bella di avere questo controller è che fondamentalmente possiamo fare quello che era impossibile fare diversamente con il Matrix 1000. Non impossibile, chiaramente si può utilizzare come tutti gli expander a rack, si può programmare, no? Diciamo in modo non così agile, ecco, come, come in questo caso. Tra l'altro, adesso prima mi è partito un arpeggiatore, perché? Perché fondamentalmente, chiaramente, avendo una tastiera come questa ha un arpeggiatore. Se io posso usare l'arpeggiatore della tastiera con i suoni del Matrix 1000. Sono ricordato di finire la frase, non so se ci avete fatto caso. Vabbè, comunque. Vabbè. Comunque, a parte questa buffonata qua che sto facendo con l'arpeggiatore, era per dire che chiaramente avendo a disposizione una tastiera, un controller come questo, a cui si possono assegnare tutti, che ha già assegnati tutti i controlli, diciamo, in modo semplice e intuitivo, diventa tutto più semplice, diventa tutto più facile, anche più divertente, no? Perché a parte Cutoff e Resonance, chiaramente, che sono anche se vogliamo agire su un oscillatore oppure sull'altro, e così li uniamo. Chiaramente il mix è... Adesso io qui dovreste vedere più o meno di cosa si tratta. Il mix, come vedete, è qui a disposizione, Resonance, Cutoff, e poi si possono scegliere, diciamo, qui sono fatte, diciamo, a matrice, nel senso che si può scegliere fra i tre colori, che sono questi tre, e per ognuno dei tre colori ci sono i parametri scritti sotto. È tutto abbastanza intuitivo, la forma d'onda, lo shape, insomma, non è così complicato da utilizzare. Per ognuno dei due oscillatori abbiamo a disposizione ho lo shape, se scelgo la pulse ho lo shape, l'LFO, insomma, che
posso fare, diciamo, la maggior parte delle cose che mi servono le posso fare in modo anche abbastanza semplice. Comunque, vabbè, diciamo che con un controller sotto le mani, perché è tutto diverso nel senso creativo del termine anche, no? Non solamente professionale, perché è più semplice creare dei suoni. Perché voglio dire, il Matrix 1000 ha 1000 preset, cioè quindi ce n'è veramente, hanno perlustrato le possibilità del Matrix veramente in modo estremo, poi collegandolo a degli effetti esterni si possono fare le cose veramente più incredibili. E diciamo che di base già i preset hanno, hanno un bel sound, sono pensati bene, hanno anche un utilizzo immediato molto, molto bello, sono molto ispiranti tutti quanti. C'è un po' di tutto, eh. Sentite insomma la ciccia. Questi poi si va sempre a finire un po' lì, nel senso che questi sono così la firma, diciamo, di questo tipo di la firma anche discografica di questo tipo di sintetizzatore, nel senso che queste cose qui, per dire, nel senso non vado avanti, se no come si dice, mi scrive YouTube, no? Cioè, nel senso, è evidente che siamo lì, proprio come è immediata è immediato il richiamo, diciamo. Però sentite la profondità sempre. È sempre molto molto potente, non so neanche come spiegarmi. C'è qualcosa di dei polifonici. I polifonici non sono sempre così grassi, non so come dire. C'è qualcosa di veramente organico, di profondo. Beh, si sa, nel senso che voglio dire, è un suono che ancora adesso cerchiamo di inseguire costantemente e che persino i fautori dell'epoca e quelli che erano presenti quando sono nate queste cose ancora inseguono quel sound, no? E ce lo ripropongono magari con sistemi un po' meno costosi, un po' più abbordabili per tutti. Però insomma qui siamo di fronte a una cosa che magari è un po' scomoda, non è diciamo così immediata o pulita come utilizzo come le cose moderne, però cioè, è MIDI, quindi si sincronizza con qualsiasi cosa, potete utilizzarla in mille modi ed
insomma, è un'opera, è quel suono lì. Se vi interessa quel suono lì, è consigliatissima la cosa. Io poi prima, per curiosità, sono andato a vedere, non è il momento, nel senso poi magari quando farò uscire questo video tornerà ad essere il momento, ma in realtà in questo momento lo stanno vendendo, molti lo stanno vendendo a prezzi abbastanza seri. E poi quando ho detto dalle 300 alle 1300 chiaramente ho esagerato perché volevo un po', però diciamo che ci sono stati periodi in cui costava davvero relativamente poco, intorno alle 500 euro. 3,90. 3,90. Ecco, Bala l'ha pagato 3,90, fa così come giustamente campioni del mondo, perché insomma lì diventa un bel numero, beccarlo a quei soldi lì. Ecco, diciamo che per quello che mi riguarda io chiaramente, ripeto, questo controller ci mette subito nella condizione di fare dei tentativi immediatamente. Poi sentite, c'è una cosa importante che riguarda i sintetizzatori di quest'epoca, un po' quelli retro, quelli anche moderni. A parte questo nocciolo che c'è dentro di suono che è molto riconoscibile e che dà questa impronta così vera e organica al suono, perché sembra uno strumento musicale, non so come dire. Io lo faccio sempre questo discorso, so di diventare magari a volte anche pedante, dico sempre le stesse cose, però si riconosce sempre qualcosa, quel qualcosa in più in questi strumenti che fa venire voglia anche di collegarli a livello produttivo con cose vere, reali, con strumenti veri, con strumenti diciamo veri, con strumenti acustici in realtà. Cioè non è solamente sono quei sound che stanno bene sia nella musica elettronica che nella musica suonata, chiamiamola così, no? Non perché ci sia una differenza, ma semplicemente perché questi suoni stanno bene con gli strumenti acustici anche, no? E perché hanno al loro interno anche questa precisione armonica che molto spesso cioè molto chiara, la provenienza, e anche quando si lavora magari un po' più sentite in ambiti armonici un pochino più si riconosce sempre dove è una cosa che dico di parecchi strumenti, non solo sintetizzatori, anche piani elettrici. Adesso poi davanti c'ho proprio davanti il Krumar che ha modelli fisici, e ogni tanto mi rendo conto che anche lì succede questa cosa dove senti questa sensazione, non lo so, molto musicale, almeno per le mie orecchie, per la mia esperienza, posso dire che queste cose hanno la capacità anche di legare, no, all'interno di una situazione produttiva. Magari metti insieme un brano, a un certo punto ti rendi conto che manca qualcosa proprio per fare da collante. Molto spesso questi pad, queste cose qui, hanno quella forza lì, riescono a mettere insieme tutto e a rendere tutto anche piacevole da ascoltare, no? Comunque, sentiamone un po', insomma. Sempre lì si va a finire qui. Questo sembra essere una specie di piano elettrico. Poi, insomma, con 6 note di polifonia diciamo che ci si va vicino, no? A un aspetto così un po' più pianistico.
cose qui sono... Queste cose qui sono davvero incredibili, cioè, ora a parte tutto, c'è qualcosa di magico e poi vabbè c'è un ricordo, almeno chiaramente per chi un po' ha vissuto gli anni 80 in questo caso, c'è stato proprio un periodo in cui c'è stato un abuso discografico di questo sound e porta proprio lì immediatamente. Mentre Lyle Mace. Sono magici, eh. Vabbè, questo è sempre lui. Poi ci sono tutte queste cose. Che sono interessanti, perché... Sentite, questa cosa qua è micidiale, veramente. Alla fine... Ecco, per esempio, insomma, mi sono divertito un po' giocando insomma, nonostante non sia come avere di fronte diciamo, la tastiera con i controlli e quindi conoscerla pian piano, diciamo, avere un rapporto con quella che è una cosa un po' diversa, secondo me, proprio anche a livello così creativo, di relazione con lo strumento, però comunque è un ottimo modo per poter, cioè, per poter usare il Matrix 1000 in modo molto più approfondito e creativo senza dover impazzire. È un'opportunità e poi vabbè, più che altro, diciamo, questo video era dedicato al Matrix 1000 in sé, cioè nel senso all'Expander, che ripeto è consigliatissimo, è uno strumento pazzesco che ha un suono davvero avvolgente e che
Secondo me, tra l'altro, non è affatto, visto che, voglio dire, continuamente escono dei sintetizzatori che si rifanno a quel sound. Qui ce l'avete fatto, finito, pronto, e magari con dei controlli, insomma, riuscite a creare una situazione con quel sound e quell'organicità sonora così precisa, quella definizione sonora così tonda e avvolgente che è quella che cerchiamo sempre. Poi io non ho fatto confronti diretti, devo essere sincero, vado un po' a orecchio così, no? Per quello che riguarda poi la voce di questi strumenti, di quelli nuovi, così. Però in generale avete sentito, è un bellissimo strumento, se lo trovate a un prezzo ragionevole, secondo me va acquistato. Io ringrazio ancora Marco che mi ospita e mi fa provare i suoi strumenti. Abbiamo fatto questo viaggio synth e anche controlleroso, diciamo. Quindi questo si chiama Stereo Ping, Stereo Hoping, credo. 1016R Synth Controller, che appunto, come dicevo, mh, è così dedicato agli strumenti Oberheim, e poi il Matrix 1000 che è lì dietro, che non so, non credo che voi lo possiate vedere, ma è dentro, è un'unità rack ed è dentro questo case e funziona perfettamente. Quindi insomma, dopo questo viaggio all'interno di questo synth meraviglioso e di questo controller esterno che, come abbiamo detto, può in qualche modo essere utile a meno che non abbiate altri sistemi per controllare il Matrix 1000. Io vi saluto, vi ringrazio Marco che come sempre mi ha ospitato, è tutto sempre molto gradevole quando siamo qui, ci divertiamo, ascoltiamo un po' di cose e facciamo dei confronti. E quando poi caschiamo su questi strumenti qui abbiamo sempre così, anche noi siamo un po' nostalgici perché abbiamo un'età che ci mette in condizione quando facciamo una cosa tipo, quando ascoltiamo una cosa con questo sound, chiaramente vediamo in qualche modo catapultati in una epoca precisa. Vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto per un altro video e altri confronti e tutto il resto. A presto, ciao ciao.